sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi proseguiamo la serie di video dedicati alle miniature di Dungeons & Dragons con un dragonide mago. In descrizione vi lascio il link al video precedente, al modello di Loot Studio che useremo oggi e ad altri prodotti consigliati. Detto questo, non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Sul modello avevo creato in precedenza un primer zenitale, come abbiamo detto non propriamente il più adatto per i colori metallizzati, ma dato che useremo colori scuri non sarà un problema. Comunque, per le tonalità che useremo, anche un primer nero pieno sarebbe stato perfetto. Ma iniziamo quindi dall'incarnato di questo dragonide rame, scegliendo un metallizzato piuttosto scuro come questo Burn Tin. Questo fungerà da ombra per le scaglie e permetterà di creare più contrasto con le luci finali. Come già detto, lavoriamo velocemente per non far sciogliere i metallizzati sulla wet palette e coloriamo ogni parte di incarnato visibile, oltre ai piccoli decori sul bastone magico, ai quali poi daremo un tono leggermente diverso. Una volta asciutto, prendiamo un pennello più sottile, da pulire subito dopo l'utilizzo, e il color rame, il vero protagonista di oggi. Con questo mettiamo in evidenza le singole scaglie e texture presenti sull'incarnato, senza avere paura di lasciare alcune aree scure. Solo così riusciremo ad avere effettivamente contrasto e volume, altrimenti impossibili da ottenere con i metallizzati. Per aggiungere dei punti più luminosi utilizziamo l'oro che ci servirà anche dopo per altri elementi. Intensifichiamo le luci sulle scaglie illuminate prima, limitandoci ai punti più voluminosi e rivolti verso l'alto. Non dobbiamo esagerare o perderemo di vista il colore centrale dell'incarnato, ovvero il rame. Facciamo lo stesso anche sulla coda, con base scura, piena e coprente, scaglie ramate e solo qualche punto oro in quelle sulle parti ricurve più sporgenti. E completiamo così il sobrio incarnato del nostro dragonide. Ma ora passiamo al vestiario, che presenta diversi elementi. Partiamo unendo blu, nero e una piccola quantità di bianco per creare il colore base della veste. Una sorta di blu scuro leggermente ingrigito. Ovviamente quello mio di oggi è solo un esempio e ci si può davvero sbizzarrire con i più disparati colori sia per incarnato che per vestiti e magie, in base al tipo di mago che vogliamo realizzare e alla stirpe draconica. Coloriamo interamente la veste ad eccezione di alcuni punti che faremo di un colore diverso per spezzare un po' il ritmo. Una volta asciutto prendiamo una piccolissima quantità di nero, diluendolo appena e scaricando l'eccesso, e inseriamo con precisione negli incavi una linea sottile più scura. Così facendo creiamo ancora più ombra senza usare shade che sporcherebbero il resto della figura. Lo inseriamo anche nelle maniche e prima di fare il passaggio di luce nel vestito passiamo ad un altro elemento. Torniamo sul colore della veste e ne facciamo una versione più chiara con più bianco. Utilizziamo questo colore per schiarire tutte le estremità della trama sul colletto, lasciando le parti alla base più scure. Utilizzando via via colori più vicini al bianco e restringendo la zona colpita, mettiamo in evidenza la texture di questa parte e concludiamo anche questo elemento. Ma ora passiamo alle zone lasciate ancora intonse. Unendo un marrone caldo, che ci servirà anche dopo, ad un beige e a una punta di nero, creiamo un colore spento ma non troppo scuro, che usiamo sulle parti rimaste della veste. Unendo invece il marrone caldo e il nero otteniamo una tonalità di cuoio scuro, diversa dal precedente, che usiamo invece per tutti gli accessori ad esclusione delle pergamene. Io ne ho poi approfittato mentre asciugava per colorare anche le assi di legno della basetta, così come il contorno e il bastone con il colore nero. Uniamo ottone e oro, senza rame questa volta, e otteniamo così un oro più freddo, con cui coloriamo tutti i dettagli rimasti, dalle catene ai profili della veste, fino ai dettagli del bastone. Così facendo creiamo un forte contrasto tra i tessuti scuri e gli inserti, e creiamo un rimando all'incarnato. Per le pergamene creiamo una base con il beige di prima, pieno e coprente, e poi con una sua versione più chiara illuminiamo le parti più sporgenti.
Per quanto riguarda le parti in cuoio, riprendiamo il marrone caldo e usandolo questa volta puro creiamo delle aree più chiare che spiccheranno dal fondo scuro. Lo alleggeriamo a glaze, tenendo poi pochissimo colore sul pennello e con questo sfumiamo leggermente lo stacco dal fondo. Infine uniamo una punta di avorio per ottenerne una versione più chiara, con la quale fare dei profili sottili per dare maggiore definizione alle diverse parti. Per schiarire invece gli inserti fatti prima con il marrone freddo, usiamo semplicemente del beige e il pennello sottile per ravvivare la texture sulla fascia e per crearne una laddove non c'è. Sulle maniche infatti possiamo dare più movimento e distinguere dal resto della veste semplicemente con delle linee orizzontali molto semplici. Prima di passare agli elementi magici dobbiamo ultimare la veste aggiungendo il terzo step di luce, giusto qualche accenno più chiaro molto semplice. Riprendiamo quindi il colore della pelliccia sul colletto e semplicemente ravviviamo quelle parti ora molto visibili più luminose. Alleggeriamo poi anche questo colore a velatura e molto semplicemente creiamo una sfumatura, partendo dallo scuro e riportando il colore verso la zona di appartenenza. Completiamo così anche il vestiario e non ci resta che dedicarci agli oggetti magici. La prima cosa da fare sempre quando si vuole creare oggetti luminosi è fare una base piena e coprente. A questo punto uniamo viola e una punta di bianco per rendere meno intenso il bellissimo viola chimera e coloriamo la fiamma ad eccezione della parte centrale. Allo stesso modo coloriamo la copertina del libro, che sarà luminoso solo nella parte rivolta verso il mago. Uniamo quindi magenta e bianco e coloriamo la sfera luminosa al centro della fiamma. Facciamo anche 2 passaggi se necessario, al fine di ottenere un colore brillante e carico. Dato che questa sarà una fiamma magica scura, coloriamo le parti finali delle fiammelle con il colore nero, senza esagerare, e poi con il viola puro, alleggerito a velatura, accordiamo le 2 parti, rendendo il tutto più armonioso. Nulla ci vieta poi di intensificare il magenta se lo riteniamo necessario, dato che presto lo useremo anche sul bastone per creare un leggero alone luminoso. Ma prima completiamo l'ultima parte dorata di bastone che finora abbiamo lasciato intonsa. Una volta asciutto passiamo il magenta tra fiamma e bastone e creiamo una leggera luce riflessa. Quelli di oggi sono OSL molto semplici e davvero a piccolo raggio, ma per miniature da gioco sono più che sufficienti. Passiamo quindi al libro, che ho voluto fare luminoso sui toni del rosa. Per via della posizione e del segnalibro sulla pagina era difficile fare una sfumatura liscissima, quindi perché non creare un effetto diverso a raggiera, prima con un rosa e poi verso il centro con una versione ancora più chiara? Coloriamo poi i contorni delle pagine con il magenta per dare maggiore intensità e poi con un mix di magenta e viola rendiamo più graduale il passaggio tra pagine e copertina. Se vogliamo possiamo anche divertirci a scrivere in bianco alcune rune magiche, dettaglio che magari non noterà nessuno, ma che può collegarsi direttamente alla storia del nostro mago durante la campagna. A questo punto non ci resta che creare un leggero alone luminoso che possiamo fare con il magenta alleggerito o con la versione fluo. Nel video che ho dedicato proprio al colore magenta che trovate qui spiego meglio come sfruttarli al meglio, ma qui ci limitiamo a passarlo leggero su tutte quelle parti rivolte verso il libro, senza esagerare con l'intensità. E con questo si conclude anche il nostro Dragonide Mago. Come sempre spero che anche questa idea vi possa essere utile. Vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!